Ciao a tutti, sono Maria Teresa Ceglia, finalista della nona edizione di Masterchef Italia e oggi cucinerò con voi una crostatina di nocciole con ganache al cioccolato fondente e rum e una crema di arance. Iniziamo! Per prepararla ci serviranno farina bianca, farina di nocciole, zucchero a velo, burro, cacao, uovo e cannella per la frolla. Per la ganache, cioccolato fondente, panna, rum. Per la crema di arance, 2 arance e un limone, amido di mais, zucchero, panna, uova e una stecca di vaniglia. Infine, per guarnire, foglie di menta e fiori edibili. Iniziamo con la preparazione della frolla di nocciole. Nel bicchiere della planetaria inseriamo la farina, lo zucchero a velo, la farina di nocciole e diamo una prima amalgamata alle polveri. A questo punto inseriamo anche il cacao e lo amalgamiamo anche lui alle nostre polveri. Il burro, che deve essere a temperatura ambiente ma non sciolto, deve essere ancora plastico. Lo tagliamo a tocchetti . E inseriamo anche lui in planetaria. Infine un uovo e un pizzico di cannella. Portiamo tutto sul motore della planetaria e impastiamo a velocità media, non troppo sostenuta, con la foglia. Cerchiamo di non tenere l'impasto troppo tempo in lavorazione per non surriscaldare troppo il burro, quindi non appena l'impasto sia amalgamato spegniamo il motore. Questo è l'impasto della frolla di nocciole, che adesso è ancora molto morbido, quindi lo mettiamo a riposare circa 30 minuti in frigorifero prima di stenderla. Nel frattempo ci dedichiamo alla preparazione delle creme, quindi la ganache, cioccolato e rum e la crema di arance. Partiamo subito con la ganache. Portiamo a bollore della panna con un cucchiaio di rum. Nel frattempo spremiamo gli agrumi per la crema di arance. 2 arance e un limone. Questa ricetta è una rivisitazione della classica cioccolato e arance in una versione un po' particolare perché fondamentalmente a mio marito non piacciono i dolci con la frutta, quindi ho dovuto camuffargli il sapore dell'arancia, un po' con il rum, un po' con le nocciole nella frolla. E prima di portarlo sul fuoco per riscaldarlo e mettere in cottura la nostra crema, lo filtriamo. Una volta filtrato il succo degli agrumi, lo portiamo anche lui sul fuoco molto moderato. Nel frattempo la panna è arrivata alla temperatura giusta, prepariamo subito la ganache. Versiamo la panna bollente sul cioccolato fondente.
La nostra ganache cioccolato e rum è pronta, la facciamo raffreddare e la prenderemo di nuovo quando monteremo la crostatina. Mentre il succo degli agrumi si scalda, ci prepariamo la base della crema. Zucchero, amido di mais, 2 tuorli. Incidiamo la scorza di vaniglia e ne preleviamo i semini. Ed infine montiamo la panna. Non serve che la panna sia montata ben ferma, basta anche che sia semi montata. Ho scelto di fare questa ricetta in primo luogo perché sono golosa di dolci e in secondo luogo perché adoro farli, è una cosa che mi rilassa particolarmente. La panna è semi montata, il succo di agrumi è caldo, a questo punto incorporiamo il succo di agrumi al composto di uova, zucchero, amido e vaniglia. Amalgamiamo e riportiamo sul fuoco. Prendiamo un termometro e cuociamo la crema fino a 82 gradi. Cerchiamo di tenere il fuoco sotto la crema dolce, di non metterlo al massimo perché rischiamo che cuocia sul fondo, si attacchi alla pentola e poi faccia i grumi. Ci siamo? A questo punto la crema è bella liscia e ha iniziato anche ad addensarsi. La togliamo dal fuoco. Travasiamo e incorporiamo la panna semimontata. Anche questa la facciamo raffreddare e la trasferiamo in una sacca a poche e la teniamo da parte per quando guarniremo la nostra crostatina. Adesso la frolla dovrebbe essere ben raffreddata, la stendiamo. Prendiamo 2 fogli di carta forno per aiutarci nella stesura. Prendiamo uno stampo di quelli a cerniera, lo imburriamo e trasferiamo la frolla.
importante fare questa operazione molto velocemente per non surriscaldare la pasta. A questo punto ci aiutiamo con il mattarello per tagliare l'eccesso. E se dovesse esserci qualche imperfezione, abbiamo sempre i ritagli di pasta per sistemare i danni. Pareggiamo i bordi col coltello. E la inforniamo a 170 gradi per circa 10-12 minuti in forno già caldo. Il nostro guscio di frolla è pronto, procediamo ad impiattare e a completare il nostro dolce. Mettiamo una punta di crema di arance alla base perché ci serve a tenere ferma la frolla in modo che non vada in giro nel piatto. Prendiamo il guscio e lo farciamo con la crema di arance. Completiamo con la ganache cioccolato e rum. E decoriamo il dolce con degli spicchi di arancia pelata vivo, una spolverata di cacao amaro, foglie di menta e fiori. E la mia crostatina cioccolato fondente e rum e crema di arancia è pronta. E prima di portarlo a bollore, attacca tutto.